Ben ritrovati amici di Radio Rossonero. Buon lunedì a tutti, 30 settembre del 2024, l'editoriale che apre la settimana di Champions League. E quindi tra poco, tra l'altro, saremo in diretta alle 9:30 per Chiama Milan, il telefono aperto per voi per dirci quello che avete visto nel weekend, le vostre idee, le ultime informazioni, con appunto anche i vostri commenti in diretta tra poco su YouTube. E poi, se no, altrimenti ci vediamo sui social dalle 11 in poi con l'allenamento della squadra live da Milanello. Detto questo, grazie a tutti quelli che hanno visto i nostri video, approfondimenti, interviste, stadio, tattica, post e quant'altro, insomma di questa settimana, perché insomma, come che il click e il like vostro è gratis, anche il mio grazie è assolutamente gratis, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno visto, ci hanno ricondiviso, ci hanno magari fatto click se non avete fatto ancora l'iscrizione e l'avete fatta in settimana, è gratis anche questa, insomma. Grazie a tutti quelli che l'han fatta e che magari ci fanno anche un po' di pubblicità, che male non fa, insomma. Dopo 6, 7 anni siamo ancora qui a tenervi compagnia, quindi secondo me abbiamo anche in mente 2, 3 cosine nuove da mettere in palinsesto. Se ci date una mano metaforica anche con l'aumento degli iscritti, possiamo fare qualcosa di più e di diverso. Detto questo, io partirei subito con l'editoriale perché in realtà, come vedete qua di fianco a me, ho messo un titolo solo, cioè Il paradosso del giardiniere, l'erba cattiva da estirpare. 3 o 4 erbacce da tirar via per far sì che il cammino del Milan sia un po' più pulito, un pochino più, agevole, con meno ingombro sul vialetto, diciamo così, che ci può portare a qualche successo in fondo alla stagione. Ehm, Parleremo di giocatori, di rosa, di valore, di giudizi e di critiche. Parleremo di allenatore, di valore, di giudizi e di critiche. Parleremo di quello che stiamo iniziando a vedere sul campo, che è qualcosa di un po' diverso, che male non fa, visto che nelle prime partite avevamo fatto male, e quindi faremo un discorso un pochino a 360 gradi. Detto che, comunque, ragazzi, abbiamo vinto 3 partite su 3 in campionato, quindi bisogna essere assolutamente contenti di questo. Una, tra l'altro, era il derby che non vincevamo da un'era fa. Quindi, siamo in un buon momento, col neo del Liverpool che ci deve rimanere in testa, perché è una partita di Champions League su 8 è stata persa e non ce ne sono 200 come in campionato, ce ne sono 8. La prossima già è importante, quella di domani, e apro e chiudo parentesi, qui sorta di piccolo, ehm, non sfogo, però a cuore aperto vi dico, un po' la temo. E il Leverkusen un pochino la temo, lo temo soprattutto in casa, entrare in quella sorta di lavatrice che può essere il Leverkusen quando alza il ritmo e iniziano a entrare le giocate. Io un pochino la temo perché siamo sfebrati, siamo sani in questo momento, ma avevamo la febbre fino a pochi giorni fa. Quindi il Milan deve provare a avere qualche certezza in più e la partita di Leverkusen, se la sfanghi, ti dà una certezza incredibile. Se invece ricadi in vecchi errori e in vecchi pensieri, cattivi pensieri, il rischio è quello di fare un pochino un passo indietro. Per quello la temo un po' e la metto sulla bilancia come qualcosa di veramente pesante per questa prima parte di stagione. Fatto salvo che la partita di venerdì ci ha fatto vedere ancora una volta che il Milan è tra le prime 2, 3, stando largo, ma largo, 4 rose del campionato. Largo sto, E che, per buona parte delle partite, il risultato che abbiam visto con Venezia e Lecce, soprattutto nelle partite casalinghe, rischia di poter essere la normalità, che non vuol dire che per forza di cose se non vinci 3-0 a fine del primo tempo hai fatto una cattiva partita. No, non sto dicendo quello, ma sto dicendo che il peso delle rose delle prime 3, 4 della Serie A è infinitamente di più rispetto ad alcune squadre della nostra Serie A e che il rischio di vedere partite del genere ci sarà e anzi bisogna far aumentare questo rischio. E il fatto che il Milan abbia fatto soltanto un paio di punti nelle prime 3 partite, per forza di cose, perché il Milan lo mette sotto l'occhio della critica. E qui ci mettiamo dentro anche noi
anche se siamo milanisti, anche se siamo una radio con questi 2 colori che vedete qua intorno, se il Milan fa 2 punti in 3 partite, il Milan si critica, perché è il Milan. Non ci si può esentare e non si può ricordarsi di essere il Milan a targhe alterne. Così come tra poco facciamo un discorso sull'allenatore e sui giocatori. Ehm il Milan delle prime partite non aveva senso di esistere. Se il Milan fa 2 punti e prende 6 gol, non può non essere criticato, come non viene criticato in altre circostanze, scusate, come viene criticato ad esempio Lautaro che non fa gol, anche se comunque era reduce da essere il capocannoniere dell'Inter, così come viene criticato Vlahovic, dopo che anzi prima che facesse comunque 2 gol a Genova. Ragazzi, grandi giocatori, grandi squadre, 2 o 3 partite male, vieni criticato. Non esiste discorso diverso da 40 anni, da 50 anni, da 60 anni. È sempre stato così e così sarà. Ehm, per questo vi dico, bisogna forse ritornare a pensarci Milan, perché fa bene un po' pensarci Milan e non pensare a una squadra che ogni volta si deve costruire, che deve raggiungere il risultato, che deve fare classifica ma non deve puntare al massimo risultato, che deve essere comunque competitiva, ma se per caso invece arriva seconda, terza, 20 punti, allora ha fatto comunque bene. No, bisogna tornare a ripensarci Milan. E ripensarci Milan passa anche dalla questione allenatore. Qui la divido un po' in 2. Prima allenatore e poi giocatori. Ehm, lo divido in 2 del 2 l'allenatore, cioè, ehm, l'allenatore del Milan fa 2 punti, viene criticato. Sono stati criticati allenatori a Real Madrid. Se Carlo Ancelotti sbaglia 3 partite, non gliene frega niente del fatto che hanno stravinto Champions League, Lighe in successione da quando c'è Carlo, nelle 2 tranche di Ancelotti al Madrid. Se sbaglia l'approccio alla Liga viene criticato, ma perché funziona così nelle grandi squadre. E funziona così anche il Milan, deve funzionare così anche il Milan, se pensiamo che il Milan debba tornare a essere una grande squadra. Le critiche al mister delle prime giornate erano giuste, perché il Milan non poteva essere schierato in campo così male, perché il Milan non è che ha perso perché ha tentato di far qualcosa, oppure ha calciato 20 volte in porta e sull'unico contropiede ha perso 1-0. Il Milan ha perso le partite in maniera proprio brutta, schierato in male, malissimo sul campo. Poteva finire anche molto peggio di quello che è finito, rispetto alle prime partite. Quindi, ehm, ci sta la critica, non ci sta quello che stavamo iniziando a vedere dopo i primi risultati rispetto alla figura dell'allenatore e la persona allenatore che per quanto mi riguarda si stava andando veramente oltre. Una critica anche un pochino non cattiva, però non so come che termine dire, un po' col sorrisino, che non è bellissima. Ma detto questo, e visto che un pochino il mister abbiamo la fortuna di conoscerlo extracampo, io sono contentissimo se il mister si riprende, assolutamente. Un po' per la persona, perché sono contentissimo se la persona Paolo Fonseca fa bene, un po' perché se fa bene l'allenatore fa bene il Milan. E qui apro e chiudo parentesi velocissima, ogni tanto vedo che scrivete: "Ah, godete la sconfitta, ah, godete nel dare una notizia negativa, ah, non fate altro che" no ragazzi, ve lo dico proprio a cuore aperto, per l'ennesima volta, sperando che possa far passare il messaggio, ma tanto so che quando uno gli entra in testa un'idea non esce, però ve la ripeto per l'ennesima volta. Siccome sono qui da 6 o 7 anni, ve la dico veramente con cognizione di causa. Se il Milan perde, a lunedì i miei ascolti van benissimo e dovrei essere quindi contentissimo, anzi dovrei ancora calcar di più la mano perché sarei ancor più contento. Al martedì, al mercoledì e al giovedì i miei ascolti crollano, perché passata la rabbia del momento, del lunedì, del martedì, del giorno dopo comunque, da 2, 3, 4 giorni dopo subentra che cosa? Un po' la delusione, la noia, ma 'sta settimana non guardo, riaccendo la TV al sabato. Quindi io un po' perché son milanista, un po' per lavoro, mi auguro che vada bene il Milan. Quindi, per l'ennesima volta vi dico, io spero per 3, 4 motivi diversi che vada bene il Milan,
Poi lo so che il messaggio arriverà lo stesso, ma insomma ci tenevo a ridirlo per l'ennesima volta, ma tant'è. Sul mister son contento che di una cosa: sta facendo qualcosa di diverso, e lo stiamo iniziando a vedere sul campo, provando ad adattarsi sulla rosa, cercando di non schiantarsi definitivamente con idee che forse mal si conciliano coi giocatori in rosa. Ad esempio, un calcio di possesso coi giocatori che abbiamo in rosa fai fatica a farlo, un calcio di dominio del gioco e della palla per molti minuti fai fatica a farlo, un calcio dove magari sei aggressivo tanto in avanti, cercando di prendere campo tanto in avanti, cercando di tenere una linea molto alta, così come aveva detto il mister in conferenza, perché aveva detto: "Cercheremo di difendere diversamente, non andando sull'uomo", ma la linea alta era stata una delle sue richieste. E invece stiam vedendo un Milan che ha abbassato un po' il baricentro e difende un pochino più basso, andando incontro a quelle che sono quindi le qualità dei giocatori che hai in rosa, perché far possesso senza un regista o un regista difensivo, giocatori che sanno giocar bene la palla nello stretto e soprattutto nei primi 20, 25 minuti di iniziazione fai fatica. Quindi, forse anche un po' obtorto collo, il mister sta andando incontro alla rosa più che alle sue idee. Quantomeno in questo momento, quindi gliene faccio qui un merito, perché non ce n'è tantissimi di allenatori che si plasmano più sulla rosa che sulle proprie idee. Poi, come detto, adesso arrivan 2 esami pesanti. La partita di domani un po' la soffro, perché la vedo un po', come vi ho detto, un po' pesante per noi, per come siamo in questo momento. Ehm, ma detto questo, mi sta piacendo quindi il Milan di queste ultime partite, perché lo diciamo un po' sottovoce, la linea difensiva non si sta più rompendo, non vediamo più il difensore che va e prende la punta che viene incontro 20 metri, mhmm, più lontano rispetto al compagno di reparto che viene lasciato da solo in 1 contro 1 in mezzo al campo, non vediamo più il terzino che s'allarga per forza, andare a prendere l'esterno, lasciando una voragine tra lui e il difensore centrale dove si mettevano nei solchi le mezzale avversarie, tipo Mkhitaryan nel derby ci ha fatto più di una volta gol così. Insomma, stiamo vedendo qualcosa di un po' diverso anche dal punto di vista difensivo. Poi, in tutta onestà, con la partita del Lecce, ad esempio il Lecce usciva troppo facilmente e la prima mezz'ora del Lecce, se la fa una squadra già di alto livello, mh, perché il Milan non può per forza fisicamente reggere i ritmi di testa e di gambe avuti nel derby. È un sistema di gioco che richiede tanto dispendio questo, e quindi bisogna cercare di trovare una via di mezzo che, pur mantenendo un determinato tipo di gioco, cioè quello che stiamo adottando, ci possa far vivere e vincere delle partite, non per forza avendo la quinta marcia innestata, anche con la terza o con la quarta. Lo puoi fare con la qualità dei giocatori, e adesso ne parliamo, oppure provando a trovare delle sistemazioni di gioco per le quali magari non per forza rischi di spaccarti un po'. Ehm, ma questo lo vediamo col tempo, è inutile che ci addentriamo in esempi. Volevo chiudere un attimo sui giocatori, a proposito di erbe cattive da estirpare. Le qualità dei giocatori non possono essere discusse una partita sì o una partita no. Bisogna e si deve criticare la prestazione del giocatore, l'atteggiamento mentale, l'atteggiamento fisico, l'atteggiamento tattico o tecnico del giocatore in quella partita, in quelle 2 partite. Non per forza però ogni volta bisogna rimettersi in moto per discuterne il valore. Un esempio su tutti è Teo, che fino a un mese fa: "Oddio, via Teo, via Teo, via Teo", perché non si può vedere quello che fa, quello che non fa, è tornato fisicamente non bene, e poi non ci mette la voglia, e poi, e poi, e poi. Anche qui, ve lo dico col cuore in mano, se Teo, io penso che Teo sia nettamente tra i primi 3 del suo ruolo, e lo sto mettendo basso nei primi 3, dovesse mai andare via dal Milan, non è che il Milan il giorno dopo si gira e compra Davies, compra Mendy, compra, che so, un altro terzino sinistro top del ruolo. Non lo fa. Quindi
quando diciamo via Tizio, via Caio, pensiamo sempre al fatto che per costruirsi dei Teo ci vogliono delle intuizioni, della bravura e del tempo. Quindi quando ce l'hai, teniamocelo. Bisogna assolutamente criticare, non bisogna per forza però buttare il bambino con l'acqua sporca. Quello no. Così come Rafa. Rafa è Rafa. Rafa, se fosse con la continuità di testa di un Vinicius, anche per dirti, senza andare per forza a toccare dei giocatori magari ancora più continui, probabilmente sarebbe in un'altra squadra, già top, per giocarsi la vittoria della Champions League. Se è al Milan è perché ha ancora qualche piccolo grande difetto da dover sistemare e a 25 anni stiamo iniziando a vedere che qualcosa fa anche un po' fatica a sistemarla. Ma teniamocelo, Rafa Leao, teniamocelo ragazzi, perché non si trovano dietro l'angolo giocatori così come Teo, come Maignan, che se per caso c'ha il mezzo infortunio di troppo, oddio, via Maignan, oddio, sbaglio una parata a Salerno, via Maignan. Ragazzi, non si trovano dietro l'angolo i giocatori così. Poi, come li hai trovati, li puoi ritrovare, non sto dicendo questo, ma non si trovano dietro l'angolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 in serie, non si trovano così. Così come altra il pensiero un po' malsano che ogni tanto ci è venuto, che per forza di cose bisogna sempre innovare la squadra, con giocatori da far crescere, migliorare, eccetera, eccetera. Quanto bene sta facendo, ad esempio, Alvaro Morato al Milan su due aspetti diversi, campo e testa dei giocatori, compagni di squadra. Quanto sta facendo bene? Tantissimo. Mettere dentro uno già fatto e finito, anche più di uno, perché se il Milan avesse anche, che so, a centrocampo un 29enne, un 30enne, per gestire determinato tipo di ritmo, quando hai vantaggio o svantaggio durante la partita, aiuterebbe tanto. Lo stesso Fofana, che è un giocatore che comunque ha un determinato tipo di esperienza tra Monaco e Nazionale, lo stiamo vedendo, deve cambiare tipologia di gioco, fa fatica. Tra l'altro, piccola parentesi, ricordiamoci, quando in estate diciamo, ah, ma li possiamo prendere anche a fine del mercato, che ci vuole sempre tempo per far adattare i giocatori. Fofana, non sto dicendo di Fofana, perché Fofana sarebbe comunque arrivato dopo, ma è un esempio per dire il tempo di adattamento lo si compra sul mercato, perché magari lo paghi 1 milione e mezzo in più, ma ce l'hai pronto alla prima giornata, alla seconda giornata, cosa che magari ti consente di non far vivere al giocatore un mese di adattamento con prestazioni altalenanti che poi si spera finiscano dopo un mese, a volte magari non finiscono perché entrano in un loop, eccetera, eccetera. Quindi il tempo di adattamento sul mercato si paga e quindi ricordiamocelo per il prossimo futuro. Detto però dei giocatori, è giusto quindi criticare, non buttiamo via la rosa di quest'anno e le rose degli ultimi anni, perché io, come ho detto l'anno scorso, reputavo il Milan come rosa abile, arruolabile per vincere. Quest'anno la reputo tale con un asterisco. Se a gennaio si compra realmente qualcuno a centrocampo. Perché a centrocampo veramente siamo pochi, pochi, pochi. Fofana rischia di farne una cinquantina, se no, Reinders rischia di fare una cinquantina, perché Musa dopo un anno non ha portato a casa nulla dell'anno scorso ed è praticamente più o meno come è arrivato, quindi avrà bisogno ancora di lavoro e non penso che sia scarso, passatemi il termine. Penso che sia un giocatore che debba ancora tanto migliorare, tanto lavorare e che quindi non può essere in questo momento la nostra prima alternativa a centrocampo, perché lì, come prima alternativa a centrocampo, ci dovrebbe essere un Benasser, uno già fatto e finito, che siccome non sarà Benasser, va comprato sul mercato, perché altrimenti non si va da nessuna parte, perché anche lo stesso Loftus-Cheek, abbiamo visto, fa fatica a essere schierato lì e al massimo può fare l'altra punta, la seconda punta, insieme alla prima là davanti. Quindi, se il Milan realmente vuol competere per la Serie A, gennaio 2, 2 gennaio, non 31, 2 gennaio, e il centrocampista.
perché anche qui se no paghi 1,5 milioni in più, 2 in più, ma ce l'hai per un mese in più di stagione, che tra l'altro è un mese cruciale visto che c'è di tutto. In quel mese di gennaio, la fine della Champions League, la Supercoppa, il campionato, c'è di tutto. Quindi il 2 di gennaio, dentro un centrocampista nuovo, se realmente vuoi fare corsa di vertice. Detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo tra poco per tutti i nostri altri appuntamenti, compreso Chiama Milan tra le 9:30, compreso l'ANCE, compreso il talk, compresa la diretta serale questa sera di Future Stars. Grazie a tutti e a dopo.